Ciao a tutti e benvenuti o bentornati. In questo video vorrei parlare di giochi. L'altro giorno ho avuto una lezione con uno studente e abbiamo iniziato a parlare di giochi, quali erano i giochi a cui giocavamo da bambini, a quali giochi giochiamo ancora adesso. Ed è stato molto interessante, forse perché ho sempre dato per scontato che i giochi a cui giocavo io da bambina erano gli stessi a cui giocavano tutti gli altri. Non ho mai pensato al fatto che ogni paese, ogni generazione avesse dei giochi completamente diversi. Quindi questa conversazione è stata molto divertente, molto interessante e ho pensato di darvi un elenco semplicemente di 15 giochi che per mia esperienza personale sono stati quelli a cui ho giocato di più o quelli a cui le persone che conosco hanno giocato di più o giocano ancora oggi. In più, alla fine vorrei anche darvi un po' un approfondimento su questo tema, quindi alcuni vocaboli, alcune parole, alcuni verbi che sono molto utili per parlare di questo, perché sembra un argomento molto semplice, da bambini quasi, ma in realtà quando dovete spiegare quali sono le regole di un gioco o come funziona un gioco, è molto più difficile, è un po' più complicato. Quindi vi darò alcuni vocaboli utili per fare questo. Ma iniziamo subito con il nostro elenco. Il primo gioco da tavolo che vorrei menzionare è forse il gioco che è stato uno dei primi a cui ho iniziato a giocare e è molto semplice, molto banale, molto facile per bambini ed è il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è molto semplice perché devi semplicemente seguire un percorso e arrivare alla fine di questo percorso per primo. Ma può essere molto fastidioso come gioco perché si basa esclusivamente sulla fortuna ed è una cosa che io odio nei giochi, mi arrabbio molto quando gioco, quindi non ho mai più giocato al gioco dell'oca. Il secondo gioco che voglio nominare è Forza 4. Mi sembra che possa essere un gioco abbastanza diffuso, non credo sia solo tipico qui in Italia ed è anche questo molto semplice per bambini, devi semplicemente mettere 4 colori, i tuoi colori di seguito, ma è un po' più divertente perché ci vuole un po' più di strategia rispetto al gioco dell'oca. Il prossimo è un gioco che potrebbe essere molto utile per i principianti di italiano perché è Indovina chi e potrebbe essere molto utile per imparare a fare domande e a descrivere una persona. Lo scopo del gioco, infatti, è quello di selezionare, di scegliere un personaggio per sé e cercare di capire per primo qual è il personaggio del tuo avversario, facendo domande sull'aspetto esteriore, sulle caratteristiche. Quindi è molto utile per questi vocaboli basilari. Passiamo ora invece a dei giochi da un po' più ragazzi, non più per bambini. Il primo è sicuramente Monopoly, che è famosissimo in tanti paesi. Il gioco a cui giocavo io era una versione alternativa, Monopolino, e è un gioco che io odio estremamente perché in tutta la mia vita non ho mai vinto, neanche una volta, a Monopolino. Forse non ho mai davvero capito quale fosse il modo per vincere a questo gioco e il più delle volte non ho neanche mai finito questo gioco perché era troppo lungo. Il prossimo è già un po' più per adulti ed è Scarabeo. Scarabeo è molto famoso con nomi diversi in paesi diversi e è un po' più di adulti perché ci vuole un po' più di ragionamento, di conoscenza, di parole, quindi è un po' più difficile, però è più divertente sicuramente. Andando un po' verso la fine abbiamo Risico, anche questo molto famoso e anche questo abbastanza complicato, difficile perché devi avere un po' di fortuna ma soprattutto una strategia, quindi un po' di intuizione, di bravura e anche per questo il più delle volte non sono arrivata alla fine del gioco perché era troppo lungo, ci volevano ore e ore e c'era sempre qualcuno che si stancava e non voleva più giocare. Quindi un gioco a cui dedicare tanto tempo, per cui avere una grande pazienza.
E l'ultimo gioco è forse uno dei giochi più diffusi, più conosciuti in Italia, soprattutto dagli anziani, ed è il gioco della tombola o il bingo, giocato il più delle volte durante il periodo natalizio, durante le feste di Natale e Capodanno. Si organizzano giochi in famiglia, ma anche per comunità aperti al pubblico, e tante persone partecipano e ci sono anche dei premi più o meno grandi, quindi dei premi anche abbastanza seri, viene preso molto seriamente come gioco, soprattutto dalle anziane, dalle nonne italiane. Ok, questi erano i principali giochi da tavolo. Ovviamente nominerò anche gli scacchi e la dama perché vengono giocati anche molto spesso in Italia. Passiamo ora invece ad alcuni giochi di carte che per mia esperienza, per quello che conosco io, sono tra i più giocati in Italia. Il primo è sicuramente Uno, tutti lo conoscono, c'è anche la versione alternativa solo e è molto famoso e molto pericoloso perché crea spesso delle dispute, dei litigi, quindi fate attenzione a giocarci. Poi ci sono 21, Briscola e Scopa, sono tutti giochi diversi a cui io però non so giocare, quindi tutti in Italia sanno giocare, quasi tutti, io non so giocare, quindi nessuno vuole spiegarmi come si gioca, nessuno ha voglia di perdere tempo a spiegarmi, quindi io non imparerò mai a giocare, ma sono molto diffusi, molto giocati, sia da giovani che da più anziani, molto comuni. So giocare invece a Scala 40, un altro gioco molto diffuso, forse più tra i giovani quando io ero un po' più giovane. Oggi non si gioca così spesso secondo me, o solo in alcune zone, in alcuni posti. Ma il gioco che sta diventando sempre più diffuso, soprattutto negli ultimi anni, è il gioco del burraco. Mia mamma e i suoi amici giocano in continuazione, organizzano tornei, competizioni, sono molto serie, la prendono molto seriamente, bisogna stare attenti quando si gioca con loro, non fare errori, e è molto diffuso, molto più giocato. Ok, quindi questi erano i 15 giochi che per mia esperienza personale, per il luogo in cui vivo, per la mia generazione, per le mie conoscenze, sono i più giocati, i più diffusi. Passiamo ora invece a un po' di vocabolario, ad alcuni termini utili da utilizzare quando volete giocare, quando volete parlare dei giochi. Sicuramente la prima cosa da dire è che per giocare a un gioco ci sarà bisogno di avere dei partecipanti, dei giocatori, e potresti dover giocare da solo oppure in squadra con qualcuno, essere in squadra e avere degli avversari, delle persone contro cui stai giocando. Potrebbe esserci bisogno di una tabella, di un tabellone su cui giocare, dove potrebbero esserci degli elementi, delle basi o delle destinazioni, dei punti di arrivo a cui arrivare, dei percorsi, per esempio delle caselle anche. Magari avrai bisogno di avere delle pedine, dei pezzi da gioco da muovere o da utilizzare, oppure potresti aver bisogno dei dadi o un dado o più di uno, quindi dei dadi per poter giocare i tuoi turni. Per quanto riguarda le carte invece avremo semplicemente il mazzo di carte, le carte da gioco. Dovrai giocare il tuo turno, forse dovrai saltare il turno, forse dovrai passare il turno a qualcun altro, forse dovrai ripetere il turno. Possono esserci variazioni qui. Per giocare il tuo turno potresti aver bisogno di tirare i dadi oppure di pescare una carta o pescare più di una carta. E nel caso delle carte avrai magari bisogno di mettere giù delle carte o di scartare una carta, dipende. Tra un turno e l'altro, tra una partita e l'altra, forse dovrai mischiare le carte, girare le carte, mescolare le carte. Altre parole molto utili da sapere, perché c'è sempre qualcuno che lo fa, sono imbrogliare, barare,
sbirciare le carte o guardare le carte di qualcuno, del tuo vicino, c'è sempre qualcuno che bara, quindi è importante che voi sappiate la parola per dire non barare, stai barando, qualcosa del genere, e se non siete stati attenti, se siete un po' distratti e non sapete di chi è il turno, potete dire a chi tocca, potete chiedere a chi tocca e qualcuno può rispondervi tocca a lui, tocca a lei, tocca a te, quindi è il tuo turno. E alla fine della partita ci sarà qualcuno che vince, qualcuno che perde o potrebbe essere un pareggio, potete pareggiare con qualcuno. Ok, queste sono le parole utili per parlare dei giochi, per spiegare le regole di un gioco, come si gioca, e sono utili secondo me o anche solo interessanti, e se capitate in Italia potrebbe esserci l'occasione di giocare a qualche gioco da tavolo, qualche gioco di carte con degli italiani, quindi è molto utile che voi sappiate come capire le istruzioni o come dare delle istruzioni. Sarebbe interessante per me, mi piacerebbe sapere se ci sono dei giochi in comune con i vostri paesi, con le vostre generazioni, con le vostre esperienze, tra quelli che ho elencato io, oppure se sono completamente diversi. E mi piacerebbe sapere quali invece sono più giocati nei vostri paesi. Se vi va, lasciatemi un commento e fatemelo sapere. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che abbiate imparato delle nuove parole o almeno delle curiosità sui giochi, sulla cultura italiani, e spero di rivedervi il prossimo video. Ciao!